Buongiorno amici, benvenuti. Oggi cominciamo con un nuovo argomento, la prima lezione su Sigmund Freud e la psicanalisi. Iniziamo a occuparci di Sigmund Freud e tutti sanno che Sigmund Freud è il padre della psicanalisi. Psicoanalisi, è meglio scrivere proprio così, psicoanalisi, una sola parola, non psicanalisi, non mangiatevi la O. Psicoanalisi, ovvero analisi della psiche. Sigmund Freud, fondatore della psicoanalisi, grande filosofo, antropologo e soprattutto psicologo dell'inizio del Novecento, psicologo, però appunto anche antropologo, filosofo, studioso di mitologia, esperto di archeologia. Tutte queste discipline umanistiche sono strettamente legate alle sue teorie psicologiche. Le teorie psicologiche di Freud, pur essendo lui laureato in medicina, hanno un forte fondamento umanistico. Questo è particolarmente importante. Sigmund Freud, si dice, è austriaco. Bisogna capire in che senso lui sia austriaco. Freud nasce nel 1856 a Freiberg in Moravia. Sapete dove si trova adesso la Moravia? Si trova all'interno della Repubblica Ceca, quindi lui nasce nell'attuale Cechia. Semplicemente, come sapete, all'epoca la Repubblica Ceca, Praga, si trovava all'interno dell'impero austro-ungarico, in cui il tedesco era la lingua dominante, quindi lui e la sua famiglia, che è totalmente di origine ebraica, parlavano frequentemente il tedesco. Come avveniva in Austria, l'Austria possedeva la Moravia. All'epoca molti cechi parlavano e scrivevano abitualmente in tedesco, basti pensare ad un altro grande personaggio che è proprio di Praga, in Boemia, mentre Freiberg è in Moravia, però entrambe adesso, Boemia e Moravia, fanno parte della Repubblica Ceca. Kafka, grande scrittore ceco, nasce a Praga, è ceco e di famiglia ebraica, esattamente come Freud. Anche Kafka ha sempre scritto le sue opere in tedesco, quindi Freud è austriaco fino ad un certo punto, perché in realtà appartiene all'attuale Repubblica Ceca. È il posto in cui è nato, appartiene all'attuale Repubblica Ceca. Sicuramente è austriaco in un certo senso. Perché? Perché lui ben presto si sposta a Vienna per frequentare l'università e rimane a vivere a Vienna per quasi tutta la sua vita. Quindi possiamo dire un viennese di adozione, di residenza, compiutamente interno alla società viennese. In una certa società viennese dell'epoca, nell'alta borghesia, nella borghesia industriale che spiccava all'epoca a Vienna, ma anche all'interno dell'aristocrazia. Che fa Freud? Freud si laurea in medicina, attenzione, si laurea controvoglia. Freud non è molto bravo come medico, non lo sarà mai. Se leggete i suoi libri vi trovate un impianto fortemente umanistico e i libri parlano continuamente di mitologia, di istituzioni greche, romane, eccetera. Ci sono pochi riferimenti alla medicina vera e propria. Freud studia medicina, però controvoglia, ci impiega più anni del normale per laurearsi, non crede molto nella facoltà in cui studia. Come medico lui ebbe numerosi fallimenti, fece delle ricerche in diversi ambiti che si tradussero in dei fallimenti o anche in articoli scritti male che non vennero mai presi in considerazione da nessuno e così via. Sembrava dover trascorrere una vita da medico fallito, ebbe anche degli infortuni molto gravi come medico. Freud consigliò l'uso della cocaina, scrisse anche degli articoli in proposito, consigliò l'uso della cocaina a scopo terapeutico, ovviamente anche per sedare il dolore, ma non solo. Credeva nella cocaina come farmaco, senza minimamente accorgersi degli effetti collaterali che noi oggi conosciamo benissimo, degli effetti disastrosi della cocaina, della dipendenza che la cocaina causa, dei danni alla salute terribili della cocaina. Alcuni suoi amici o pazienti che ricevettero da lui la cocaina come prescrizione fecero una brutta fine. Lui stesso sperimentò la cocaina su se stesso. Secondo molti studiosi, lui sarebbe rimasto dipendente o comunque sarebbe rimasto consumatore di cocaina per tutta la vita. Quindi questa è una prima grave critica a Freud. Come medico non combinò granché e per giunta subì questo infortunio che rappresenta una macchia piuttosto forte sulla sua carriera, questo infortunio sulla cocaina. A un certo punto che cosa fa? Per via delle sue necessità economiche, non era certamente ricco, Freud inizia a occuparsi di malattie nervose. Inizialmente lo fa soltanto perché cerca una strada professionale per guadagnare.
All'epoca allo studio delle nevrosi, delle isterie, si dedicavano tanti, le cosiddette nevrosi o isterie erano molto in voga. Nell'ambito positivistico le nevrosi erano ancora viste secondo un approccio di tipo deterministico, venivano chiamate appunto nevrosi o isterie. Venivano chiamate nevrosi o isterie un po' tutti quei disturbi e quelle malattie psicologiche o mentali che noi oggi definiamo in altri modi, dalla depressione a cose che possono essere anche molto più gravi come la schizofrenia. Noi oggi abbiamo dei nomi precisi, tecnici, particolari. All'epoca tutte queste cose venivano chiamate in generale nevrosi. Tutti i disturbi di tipo psicologico e mentale venivano chiamati in generale nevrosi oppure isterie, isteria al singolare. Lui studia l'anatomia cerebrale, l'anatomia del cervello per un paio d'anni, poi non approfondisce, lui non diventerà mai un vero e proprio psichiatra, non eserciterà mai la psichiatria, lui inventa la psicoanalisi che è qualcosa di differente dalla psichiatria. Voi sapete che la psichiatria cura con i farmaci, la psichiatria cura in base alla presunta esistenza di cause organicistiche, cause organiche, fisiologiche che sarebbero alla base dei disturbi mentali. Ci sarebbe cioè una lesione cerebrale, c'è qualcosa che non va, un trasmettitore cerebrale che non funziona bene e il problema va corretto attraverso dei farmaci. Questo è il compito della psichiatria. La psichiatria è una branca della medicina che cura con i farmaci. Interpreta le malattie mentali, la psichiatria, come tutte le altre malattie. Secondo la psichiatria c'è una causa organica, c'è una causa materiale alla base dei problemi psicologici e mentali e si interviene con dei farmaci. Invece la psicoanalisi, come tutte le tipologie di pratiche psicologiche, curano pure con la parola, per così dire. Ipotizzano che alla base del disturbo vi sia un problema psicologico, un trauma, una cattiva educazione, qualcosa, qualche evento o sentimento che ti ha segnato, non perché ti ha provocato una lesione cerebrale di stampo visibile, materiale, ma qualcosa che è di natura psicologica, un atto, un evento, un incontro, un'educazione troppo severa, delle molestie, questioni di tipo psicologico. Quindi attenzione, la psichiatria è una pratica medica che cura con dei farmaci, mentre la psicoanalisi è una forma di psicoterapia. Perché insisto su questa differenza? Per essere psichiatri bisogna essere dei bravi medici, conoscere perfettamente la chimica, l'anatomia, la fisiologia del cervello e del corpo umano, l'azione dei farmaci, dei principi attivi e così via, per formulare delle diagnosi molto complesse. Questa è la psichiatria. La psicoanalisi invece agisce in un altro modo, attraverso un dialogo, uno scambio di idee, un parlare tra il paziente e il suo terapeuta, il suo analista. Fate attenzione, quindi secondo Freud e anche secondo molti psicoanalisti odierni, seguaci, allievi di Freud, la psicoanalisi ha a che fare con la medicina fino ad un certo punto. Si tratta comunque di una pratica medica, nel senso che ci sono dei pazienti, bisogna curarli. Anche Freud non mirava soltanto a descrivere astrattamente il funzionamento della psiche, aveva dei pazienti, cercava delle tecniche per curarli, per alleviare i sintomi, per farli migliorare o guarire dalle loro patologie, però non lo faceva con i farmaci, cercava di farlo attraverso un approccio diverso. Perché dico questo proprio all'inizio? Perché lo stesso Freud e molti freudiani, anche attuali, sottolineano proprio questo aspetto, cioè il fatto che la psicoanalisi ha a che fare con la medicina o con la scienza esatta fino ad un certo punto. La psicoanalisi è anche una pratica che ha molto a che fare con la comunicazione, con il dialogo, quindi anche con il sapere umanistico. Lo stesso Freud, e forse questo vi sorprenderà, sosteneva che fosse più facile diventare dei bravi psicanalisti proveniendo da studi umanistici, conoscendo la storia, i miti greci e latini, la cultura generale e così via. Così si può affrontare l'umanità del paziente. Addirittura Freud appunto diceva che fosse più probabile che si potesse diventare un buono psicanalista se si proveniva da studi umanistici piuttosto
che provenire dalla medicina. Spesso un laureato in medicina, diceva Freud, non è minimamente in grado di approcciarsi alla psicoanalisi, mentre uno che ha una forte cultura generale in campo umanistico può più facilmente diventare un ottimo psicoanalista. Un altro equivoco spesso è l'idea che la psicoanalisi racchiuda tutte le possibili psicoterapie. Forse lo sapete già questo, se non lo sapete bisogna evitare questo equivoco sin dall'inizio. La psicoanalisi è solo una delle tante possibili psicoterapie, cioè ci sono tanti tipi di analisi. La psicoanalisi è solo una delle tante varietà di analisi possibili. Oltre alla psicanalisi ci sono molte altre tendenze, molte altre scuole di psicologia o chiamiamola così, di psicologia del profondo. C'è l'analisi cognitivo-comportamentale, c'è l'analisi relazionale, ci sono diverse scuole psicologiche e psicoterapeutiche. Quando io vado da uno psicologo, può essere un freudiano, e ora sono pochi, ma può appartenere anche a tantissime altre scuole di psicoterapia o di analisi psicologica, quindi attenzione, non tutte le forme di analisi sono freudiane. Non tutte le psicoterapie e i trattamenti psicologici sono freudiani. La psicoanalisi è un'invenzione di Freud, proprio Freud inventa il nome. La psicoanalisi è quel tipo di terapia psicoanalitica, quella inventata da Freud e che adesso viene seguita dai suoi seguaci, quella che si basa sulle idee di Freud. Tantissimi altri tipi di psicoterapia che magari ora sono più in voga rispetto a quella ortodossa freudiana iniziale. Tantissimi tipi di psicoterapia o di analisi psicologica non sono psicoanalisi. Quindi la psicoanalisi è, tra tutti i tipi di psicoterapia, tra tutti i tipi di approcci psicologici alla relazione tra un terapeuta e un paziente, la psicanalisi è quella di Freud, altrimenti parliamo di altre forme di psicoterapia. Freud ebbe una vita abbastanza lunga, risiedette quasi sempre a Vienna, tranne alla fine della sua vita, quando nel 1938 i nazisti invasero l'Austria. Quindi nel 1938 Freud abbandona l'Austria. Lui era fortemente in pericolo, non solo era ebreo, ma era il fondatore di una disciplina che i nazisti odiavano. I nazisti consideravano la psicoanalisi qualcosa di perverso, qualcosa che non era assolutamente conciliabile con la loro ideologia. Quindi Freud va in esilio a Londra, dove continua negli ultimi anni, negli ultimi mesi, a praticare la sua arte, a psicoanalizzare i pazienti. Dopo poco tempo, però, nel 1939, proprio alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, Freud muore a Londra nella sua casa di Hampstead, del quartiere di Hampstead, che è un quartiere collinare nella parte nord di Londra, un quartiere signorile. La sua casa di Londra è diventata adesso un museo, la casa di Freud. Io vi consiglio di andare a visitarlo, è molto interessante. La casa è rimasta attiva dopo la morte di Sigmund Freud, perché sua figlia Anna Freud, anche lei destinata a diventare una grande e famosa psicologa, continuò ad esercitare per molti decenni dopo la guerra, nel secondo dopoguerra, in quella casa. Se andate a visitare la casa di Freud a Londra, trovate il suo studio conservato esattamente come era l'ultimo giorno di vita di Freud, con i suoi occhialini originali poggiati sul suo tavolo da lavoro, e trovate anche il famoso lettino dove lui faceva stendere i pazienti. Lettino che a sorpresa non somiglia ai classici lettini che uno si può immaginare, ma è una specie di sofà di tipo orientale. Torniamo a Vienna, alla giovinezza di Freud. Che cosa succede? Lui inizia ad occuparsi di malattie nervose, anche se, ripeto, non eserciterà mai come psichiatra, anche se i suoi studi di psichiatria sulle malattie nervose sono piuttosto limitati. Lui vuole studiare le isterie e per questo motivo si sposta a Parigi. Lì c'era un'importante scuola che studiava le isterie, portata avanti da un famoso medico francese che si chiamava Charcot. Charcot aveva individuato un metodo che Freud riprende,
per quanto modificato, basato sull'ipnosi. Per curare i pazienti, ecco, che cosa faceva Charcot? Li ipnotizzava, li faceva parlare in merito alla propria malattia e in merito alle possibili cause in uno stato di ipnosi, cioè uno stadio in cui la coscienza del paziente era attenuata attraverso varie strategie e il paziente poteva esprimere la propria interiorità più liberamente. Charcot si accorge, e Freud è d'accordo con lui, che in molti casi i problemi nervosi e mentali dei pazienti hanno avuto non un'origine fisica, una causa fisica, fisiologica, una lesione cerebrale, una lesione organica, come pensavano i positivisti, ma questi problemi avevano una causa di tipo psicologico, quello che inizia a essere chiamato un trauma, non un trauma fisico, non un trauma fisico, ma sapete anche adesso come si usa la parola trauma? Un trauma, cioè uno shock di tipo psicologico, di tipo mentale. Allora Charcot, attraverso l'ipnosi, cosa fa? Fa in modo che i pazienti riescano a ricordare, a riconoscere, a tirar fuori, a individuare la causa del trauma, capire qual è la causa del trauma. Si tratta di fare in modo che il paziente riesca a ricordare cose anche molto lontane nel tempo, molto lontane dal suo presente e a trovare la causa scatenante del trauma. Un trauma, uno shock che poi alla lunga ha causato quei problemi psicologici che si vanno a curare. Freud prende questa idea, ovvero il fatto che alla base di determinati problemi di tipo psicologico vi sia uno shock, che alla base di determinati problemi mentali, di quelle che lui chiama isteria o nevrosi, vi sia un trauma di tipo psicologico, un trauma, un evento, un fatto. Può essere anche una fantasia, un pensiero, un insieme di pensieri, comunque qualcosa di tipo psicologico. E deriva Freud da Charcot anche il fatto, l'ipotesi che qualora il paziente riesca a ricordare, a razionalizzare, a scoprire quale sia stato il trauma all'origine dei suoi problemi, a riflettere su questo trauma, nel momento in cui il paziente svela, riesce a svelare a se stesso il trauma, la causa dei suoi problemi, questi problemi migliorano. La sua salute, i suoi sintomi nevrotici migliorano attraverso l'ipnosi. Freud ritorna a Vienna e formula una sua famosa teoria dell'ipnosi insieme al suo amico Breuer, quella che ancora adesso viene ricordata come la teoria Freud-Breuer sull'isteria. Freud-Breuer. Questa teoria, che segna in parte la nascita della psicoanalisi, viene espressa in un libro del 1895 intitolato Studi sull'isteria. Freud e il suo amico Breuer esprimono questa teoria. L'idea è che il paziente, attraverso un dialogo, attraverso un racconto della sua vita, dei suoi problemi, della sua infanzia, dei suoi rapporti con i genitori, con gli amici, eccetera, le sue fantasie, i suoi desideri, attraverso un dialogo, attraverso una comunicazione orale con un terapeuta, riesca a identificare un trauma, magari lontano nel tempo, o una causa psicologica che è alla base dei suoi problemi. Prendere coscienza di quale sia stata la causa, il trauma o lo shock, slatentizzarla, fa sì che il paziente migliori o guarisca del tutto. Qui abbiamo la nascita della psicoanalisi, sono già presenti, almeno in nuce, alcuni concetti, alcune tendenze fondamentali della psicoanalisi. Freud però lascerà Breuer per vari motivi, perfezionerà, modificherà questa teoria e la presenterà per la prima volta, forse, in un famosissimo libro del 1900, famosissimo libro di Freud, in cui la psicanalisi per la prima volta viene mostrata nella sua forma compiuta, più o meno definitiva, nel 1900, il famosissimo saggio L'interpretazione dei sogni, pubblicato appunto nel 1900. Vedremo poi in seguito che cosa c'entrano i sogni.
Che cosa corregge Freud rispetto alla sua precedente teoria con Breuer? Perché si allontana da Breuer? Prima di tutto il metodo. Secondo Freud, l'ipnosi, a cui pure lui stesso aveva creduto, non è il metodo giusto. Ipnotizzare un paziente significa renderlo troppo dipendente da sé. Quando il paziente viene ipnotizzato, cerca di compiacere in tutti i modi il terapeuta, lo psicologo, lo psicanalista. Quindi a volte il paziente sotto ipnosi identifica una causa del proprio malessere che è la causa sbagliata, che non è la vera causa. Spesso il paziente viene direzionato in maniera impropria a trovare una causa erronea dei suoi malesseri dalle domande, dall'incalzare delle domande dello psicanalista, del terapeuta. Il paziente si inventa qualunque cosa per compiacere il terapeuta e spesso si va verso una falsa strada, si individuano delle cause che non sono le cause reali. Il paziente non agisce davvero sulla causa. Tant'è vero, questo Freud dice contro Breuer, che il paziente ricomincia a peggiorare, ricomincia a soffrire di tutti quei sintomi da cui sembrava illusoriamente essere guarito, non appena la terapia cessa. Quindi la guarigione col metodo dell'ipnosi non è una vera guarigione, non è una guarigione durevole, è una guarigione effimera. Finché c'è il dialogo continuo con il terapeuta, il paziente si sente meglio, però quando l'analisi finisce, i sintomi ricompaiono identici a prima dell'analisi e molto spesso le cause che sarebbero alla base dei sintomi, le vere cause, non sono identificate realmente. E il problema di Breuer era anche che Breuer non accettava il fatto che i pazienti, in questo caso soprattutto le pazienti, si affezionassero a lui. Famoso il caso che vedremo, il caso zero, il primo caso famosissimo della psicoanalisi, il caso di Anna O. Anna O è un nome fittizio come tutti i tantissimi casi clinici famosi che Freud racconta. L'analisi della paziente Anna O si interrompe all'improvviso perché Breuer non può accettare che questa paziente si stia innamorando di lui, si stia attaccando a lui. Non accetta questo e quindi non porta avanti la strada della psicoanalisi. Secondo Freud, Breuer sta sbagliando. L'attaccamento tra medico e paziente, dice Freud, è necessario nella psicoanalisi. Breuer non accetta questo. L'attaccamento tra medico e paziente è necessario. Freud lo chiamerà con una parola che è rimasta importantissima, il transfert, il trasferimento. Per poter migliorare il paziente deve sviluppare sentimenti affettuosi nei confronti del terapeuta. Questo è molto pericoloso e rischioso perché i pazienti rischiano facilmente di innamorarsi, si fa per dire, del terapeuta, sono deboli, rischiano di diventare dipendenti dal terapeuta e possono facilmente essere plagiati dal terapeuta, dallo psicanalista. Quindi ci vuole una deontologia, un rapporto tra medico e paziente che è molto importante. Tuttora nella psicoanalisi o in altre forme di analisi psicologica può succedere molto spesso che si sviluppi un attaccamento molto forte, spesso morboso, del paziente nei confronti del suo medico. Breuer rifiutava questo. Freud invece dice che questo è necessario, anche se è pericoloso e non deve trasformarsi in amore, in una relazione vera e propria, cioè il terapeuta non deve andare a letto con il paziente, con la paziente, altrimenti non è un buon terapeuta, rovina il paziente invece di curarlo. Però il transfert deve esserci, cioè per poter migliorare il paziente deve sviluppare sentimenti di affetto, di gratitudine, di fiducia che lo legano fortemente al terapeuta. Poi, una volta finita l'analisi, sia pure con difficoltà, il paziente deve staccarsi dal terapeuta e una volta migliorato deve essere in grado di continuare la sua vita da solo, di non sostituire l'analisi alla vita reale, cosa che a volte non è facile. Lo stesso Freud descrive tante occasioni in cui per lui stesso è stato estremamente difficile staccarsi da questa intimità emotiva, da questa consonanza emotiva molto forte con il paziente o con la paziente,
che lo stesso Freud paragona ad una relazione di tipo sentimentale. Breuer ebbe paura di questo, Freud capisce invece, dal suo punto di vista, che proprio questo permette il successo della psicoanalisi. Ci deve essere questo transfert, questo affetto fortissimo, simile a un legame sentimentale tra il paziente e lo psicanalista, che però non devono fare sesso, non devono trasformare questa cosa in una relazione concreta e poi alla fine dell'analisi devono riuscire a staccarsi tra di loro. Questo Breuer non lo accettava, quindi un problema di metodo. Freud inizia a pensare che l'ipnosi non sia il sistema più giusto per far sì che il paziente svisceri dalla sua interiorità, ricordi la causa, il trauma scatenante delle nevrosi. Freud preferisce il metodo delle libere associazioni, quindi Freud cambia idea, sostituisce l'ipnosi con le libere associazioni. Secondo Freud, nell'ipnosi il paziente è troppo debole, il paziente viene guidato surrettiziamente, anche se non volontariamente, dall'analista. Il paziente nell'ipnosi viene guidato dall'analista a dire quello che l'analista vuole. Il paziente non è attendibile, tende solo a compiacere l'analista quando è ipnotizzato. Invece il metodo delle libere associazioni sarebbe molto meglio, secondo Freud. Freud e i suoi discepoli, lo sapete, fanno stendere il paziente su un letto o comunque lo fanno accomodare in una posizione dove possa avere tranquillità, serenità, in silenzio, con una luce molto bassa, quindi in un ambiente che comunque predispone serenità e tranquillità, ma non ipnosi. L'ipnosi è qualcosa di troppo forte. Il terapeuta, lo psicoterapeuta, lo psicanalista si situa sempre alle spalle del paziente o comunque in una posizione dove il paziente non possa guardarlo. E a differenza dell'ipnosi, nel metodo delle libere associazioni, lo psicanalista, il terapeuta, non formula delle domande troppo dirette, lascia che il paziente parli liberamente, divaghi da una parte all'altra. Il terapeuta a volte lo lascia divagare, gli chiede, gli dice raccontami la tua vita, raccontami per esempio il rapporto con tua madre, raccontami tutto quello che ti ricordi quando eri bambino, i rapporti con i tuoi genitori, con i fratelli, cioè fa delle domande al paziente che sono domande vaste, ampie, generiche. Il paziente parla, può darsi che parli per ore e ore, di cose che magari sono inutili al fine di trovare la causa della sua malattia. Non importa, lo psicoterapeuta, Freud dice che solo pochissimi sanno farlo, riesce a individuare quali sono le parti importanti su cui bisogna approfondire e quali invece le ore e ore e ore di tempo in cui si parla di cose che magari sono meno importanti. Quando lo psicoterapeuta si accorge, magari dopo ore, dopo giorni, dopo settimane di terapia, che il paziente sta parlando di qualcosa che invece potrebbe essere molto importante, potrebbe far avvicinare alla causa, alla scoperta del trauma, alla causa dei suoi disturbi, allora il terapeuta interviene non facendo delle domande stringenti, ma proponendo appunto delle libere associazioni, dicendo: ah, mi hai detto questo, a cosa ti fa pensare? Per caso ti fa pensare a quello? Per caso ti fa pensare a quell'altro? Libere associazioni. Il terapeuta, per esempio, dice al paziente: tu insisti nel dire che sogni spesso di avere un ombrello. Per caso quell'ombrello tu lo associ all'organo genitale maschile? Magari il paziente si accorge di sì, ma guarda, io proprio non me ne ero accorto, quell'ombrello... Eh sì, dice il paziente. Questo è il metodo delle libere associazioni. Le domande non devono essere puntuali, stringenti. Il terapeuta interviene ad un certo momento facendo associare delle idee con delle altre per scoprire qualcosa che è latente. Attenzione, che è nascosto, che è inconscio, è latente, si trova nell'inconscio. La causa, il trauma dei sintomi nevrotici del paziente, secondo Freud, sono qualcosa che è difficile da identificare, sono qualcosa di nascosto in una zona della psiche che lui chiamerà, lo vedremo in seguito,
inconscio, difficile da comprendere, da identificare, difficile da riconoscere, difficile da ricordare. Quindi, per poter far sì che il paziente lo identifichi, lo ricordi questo trauma, il terapeuta deve essere uno che sa interpretare le cose, come la tradizione ebraica da cui Freud proviene, interpretava la Bibbia per scoprire significati nascosti, latenti, che non si offrono immediatamente alla comprensione, che non sono detti letteralmente. Allo stesso modo lo psicoterapeuta deve avere il potere quasi di un enigmista, la capacità quasi di un enigmista, di uno scopritore, di uno che riesce a scavare nel profondo. Ricordate che Freud è un esperto di archeologia, è un collezionista di oggetti di archeologia, questo lo influenza molto. Per lui il trauma, le cause dell'isteria vanno trovate in una zona, lo vedremo, la chiamerà inconscio, che noi abbiamo dentro di noi, ma che non ricordiamo. L'accesso all'inconscio è difficile. Lo psicoterapeuta deve favorire questo accesso difficile. Si trova al di sotto, in una zona che non emerge, come quando gli archeologi scoprono una città antica pluristratificata, devono andare a fondo, scavare per risalire dagli strati più superficiali agli strati più profondi dove c'è la scoperta importante da fare. Quindi è difficile, un medico per il solo fatto che conosce le malattie del corpo umano non è in grado di farlo, mentre uno che ha una vasta cultura umanistica può farlo, può riuscirci più facilmente attraverso queste libere associazioni, può trovare un significato recondito, latente, nascosto, che è la base dei sintomi nevrotici delle isterie. Altra cosa che allontana moltissimo Freud da Breuer è il fatto che Freud si accorge, almeno lui dice così, che la causa, questo ovviamente è quello che sto per dire, è la base della psicanalisi, è la cifra, è la caratteristica fondamentale della psicanalisi, ma è anche un fatto che creò scandalo, essendo qualcosa in contrasto con la morale perbenistica della Vienna dell'epoca, una città tradizionalista, soprattutto all'interno di una classe sociale come l'alta borghesia, appunto, della Vienna dell'epoca. Freud cioè inizia a rendersi conto che la causa della nevrosi, il trauma originario, quello che egli chiamerà anche atto primario, l'atto può essere un atto vero e proprio, un atto che ha compiuto il paziente o un atto che è stato compiuto da qualcuno sul paziente, ma può essere anche, attenzione, un pensiero, una fantasia, un insieme di sensazioni, dei sentimenti, qualcosa che ti è stato detto. Freud vede che nei suoi pazienti questa causa, l'atto primario, il trauma basilare, è sempre, lui dice perché non vuole esagerare, quasi sempre, una causa di tipo sessuale. Questo è fondamentale. Alla base delle nevrosi, dei problemi mentali, vi è sempre, dice Freud, qualcosa che è avvenuto nel lontano passato, che è una cosa di tipo sessuale. La causa dei disturbi psicologici è di natura sessuale. Questo ovviamente è sconvolgente, per l'epoca viene considerato assolutamente indecente, inaccettabile e a volte ancora oggi. Qual è il nostro problema? Qual è l'origine dei nostri problemi psicologici? Sono cose sessuali che riguardano la sfera sentimentale e sessuale del paziente. Moltissimi pazienti iniziano a raccontare di essere stati molestati da bambini o di aver fatto delle strane esperienze sessuali, anche quando erano molto piccoli. Freud non si capacita, non può pensare che sia tutto vero, che il mondo sia fatto da molestatori, che quasi tutti siano stati molestati. E se invece fosse così, molti hanno criticato Freud dicendo che egli forse non si accorge che la società dell'epoca, un po' bigotta, in realtà era molto pervertita e le violenze sessuali o i fatti sessuali erano molto più diffusi anche nei confronti dei bambini di quello che lui pensava. Lui pensa, non può essere tutto vero, sono fantasie, sono desideri, sono bisogni, che poi il paziente a causa dei suoi sintomi si ricorda come veri, ma molto spesso sono fantasie e desideri sessuali che sono stati considerati vergognosi, rimossi dal paziente. Vedremo che per questo poi hanno causato tutti appunto i problemi psicologici del paziente.
Non solo, ma Freud pensa che la causa delle isterie, quasi sempre la causa delle nevrosi, sia una causa di natura sessuale, ma anche sia un qualcosa avvenuto in età infantile. Cioè, non solo c'è lo scandalo, la teoria molto ardita che vi sia sempre, quasi sempre, un'eziologia, una causalità di tipo sessuale per le nevrosi, ma anche che questo atto primario, trauma sessuale, di natura sessuale, vero o inventato, desiderio, fantasia sessuale, sia avvenuto sempre nell'infanzia, addirittura nei primi 6 anni di vita. È una cosa, ovviamente, una teoria sconvolgente, scandalosa per l'epoca e anche adesso. Freud pensa di aver scoperto la sessualità infantile. La sessualità esiste anche, dice Freud, da 0 a 6 anni, anzi è proprio questa fase da 0 a 6 anni, quella della sessualità infantile, è proprio in questa fase che avvengono quei complessi, quei traumi che poi alla lunga nella vita adulta genereranno i sintomi delle nevrosi. Quindi si tratta ovviamente di idee assolutamente oscene, inaccettabili per i tempi e forse anche per oggi. L'idea che un bambino da 0 a 6 anni non sia sessualmente neutro o sessualmente inesistente, ma che abbia anche invece proprio da 0 a 6 anni una serie di impulsi, una serie di desideri sessuali, pulsioni, addirittura nei confronti dei genitori. È di enorme importanza che il bambino sia attivo sessualmente, anche se quella sessualità ovviamente, a differenza delle sessualità adulta, non è una sessualità di tipo genitale, non è una sessualità di tipo riproduttivo, non riguarda i rapporti sessuali convenzionali, classici, che ovviamente sono impossibili in un bambino da 0 a 6 anni, ma che sia comunque un'altra forma di sessualità. L'idea che la sessualità sia qualcosa di ampio, che non riguardi soltanto la riproduzione o il classico rapporto in cui avviene una penetrazione. La sessualità è qualcosa di molto più ampio, è un provare piacere, un cercare in maniera istintiva, animalesca, primordiale, primigenia, di soddisfare in tutti i modi, egoisticamente, le proprie pulsioni, un proprio principio di piacere, senza regole, senza considerazione per gli altri. Questo è ciò che Freud chiama libido, vedete, transfert, libido. Freud era un amante del greco, del latino, amava i termini classici. Il libido indica quella sessualità allargata che non è solo la sessualità adulta, non è solo la sessualità attraverso il coito, attraverso la penetrazione finalizzata alla possibile riproduzione, ma un'idea di cercare uno sfogo, un desiderio di piacere anche in maniera irrazionale, istintiva. E chi è più istintivo di un bambino piccolo? Lo vedremo la prossima volta. Per ora vi saluto, arrivederci e grazie. Questa è la prima di 4, dovrebbero essere 4 video lezioni su Freud, quindi continuate a seguirmi. Parliamo di Sigmund Freud, il padre della psicanalisi. Arrivederci, alla prossima.